3, 2, 1, benvenuti a Den Haag, detta l'Aia in italiano, terza città per dimensioni in Olanda, sede del Parlamento, del governo, nonché residenza del re dei Paesi Bassi, non capitale ufficiale. Andiamo a scoprire insieme e a vedere tutte le cose principali. Ma prima di partire vi segnalo questo ostello, è ottimo per quel prezzo e per la sua posizione strategica. Eccoci qua alla prima tappa a Den Haag, si tratta del Palazzo della Pace. Il Palazzo della Pace ripercorre la storia della pace in Europa, ha ospitato numerose conferenze internazionali di pace a partire dal 1913, volte a regolamentare la corsa agli armamenti e a risolvere controversie internazionali mediante l'arbitrato. Queste attività proseguono ancora oggi, dato che è la sede di numerose istituzioni giudiziarie, tra cui la Corte internazionale di giustizia, la Corte permanente dell'arbitrato e l'Accademia di diritto internazionale. Intanto mi sono preso la colazione in un forno, 2 pastorelline, una me la sono già pappata perché avevo troppo fame e l'altra è rimasta qui intatta, una bella girellina qua, girella olandese. Adesso me la gusto e proseguiamo avanti. Wow, ma è stupenda quest'auto d'epoca! Se avete voglia di visitare qualche museo, ci sarebbe il museo Mesdag, che è qui vicino al Palazzo della Pace. È stata anche la casa del pittore olandese Hendrik Willem Mesdag ed espone gli oggetti d'arte che l'artista e sua moglie hanno collezionato negli anni dal 1866 al 1903. Carissimi, come potete notare ci sono delle corone appese lungo questa via. Cosa significa? Significa che stiamo arrivando verso il Palazzo Reale Nordende. A tra poco. Trasformato da una fattoria in una casa signorile nel 1583, il Palazzo Nordende dell'Aia fu presentato alla vedova di Guglielmo d'Orange in riconoscimento del servizio di suo marito nei Paesi Bassi. Oggi è uno dei 4 palazzi in tutto il paese di proprietà della famiglia reale olandese e funge da ufficio per il re Guglielmo Alessandro. Il Palazzo Nordende spesso lo trovate chiuso, a meno che non prenotate su internet quei pochi giorni che è aperto e visitabile al pubblico. Lo Stagno Favre è da secoli il biglietto da visita della città dell'Aia. Situato in centro, è un luogo affascinante ma altrettanto antico, uno dei più antichi della città, perché è stato costruito nel XIV secolo dai conti d'Olanda che risiedevano al Binnenhof.
Se avete voglia e tempo di visitare un altro museo ci sarebbe Gevengeport, qui proprio a fianco allo Stadion Centro Den Haag. È un museo prigione perché fu una prigione dal 1400 fino al 1800 dove venivano detenute le persone che avevano commesso reati gravi ed erano in attesa della loro condanna. Il loro prigioniero più famoso fu Cornelis de Witt, che c'è anche la statua lì in piazza prima, l'abbiamo vista, e se avete voglia di visitarlo purtroppo non c'è audioguida e la guida in italiano, quindi dovreste sapere l'olandese oppure l'inglese. Niente, a voi la scelta. Aiuto, qui oscilla tutto, questa torre gialla si muove, incredibile. Comunque se non avete troppa paura potete salirci tranquillamente, è gratuita, alta 28 metri, è stata costruita appositamente per ammirare Binnenhof alle mie spalle che è in fase di ristrutturazione. È comunque una bella vista panoramica della città dall'alto. Scusatevi, c'è una cosa che non vi ho detto, Binnenhof è un palazzo storico, è la sede del Parlamento olandese, più di così, è un palazzo del 600, quindi molto antico, e all'interno ci sono delle sale affascinanti e incantevoli da visitare. Attualmente però è in fase di ristrutturazione, non so se avete visto le impalcature, quindi niente, ci tocca ammirarlo da fuori. Continuiamo a passeggiare per Den Haag, sulla mia sinistra il Ministero della Difesa, lo potete osservare da fuori. È importante perché è il Ministero delle Forze Armate del Regno dei Paesi Bassi, ovvero di tutte le nazioni che ne fanno parte, cioè Paesi Bassi, Aruba, Curaçao e San Martin. Ma ciò che non vi ho detto è che qui in Olanda regnano le biciclette, attenzione, mi raccomando perché vanno a palla. Quando attraverserete delle strisce pedonali e ci saranno le piste ciclabili, sulle piste ciclabili vanno avanti come dei treni, non si fermano mai, quindi state attenti e loro hanno sempre la precedenza. Cari viaggiatori, qui all'interno di Den Haag c'è anche Chinatown, incredibile, un quartiere intero pieno di negozi, ristoranti, bar cinesi. E poi guardate queste lanterne, sono passato ieri sera qui ed erano stupende, purtroppo di giorno non rendono, ma è una figata assurda. Qui è Grootmarktstraat, la via principale dello shopping che porta direttamente verso la piazza Grootmarkt. Non mi ricordo se vi ho indicato il museo Mauritshuis da visitare qui a Den Haag, la famosa opera della donna con la ragazza con la bandana a coda e con l'orecchino di perla. Se volete visitarlo, quello è il museo principale da visitare qui all'interno della città. Io non lo sto a visitare perché ho una sola giornata, faccio fatica a vedere tutto, per cui godetevelo voi per me. Che atmosfera rilassante qui a Grootmarkt, una piazzetta niente male. Una volta era un mercato, per quello che prende il suo nome, invece adesso è piena di movida, sia di giorno che di notte, piena di locali, ristorantini, bar, ci si può rilassare, mangiare qualcosa, bere una birretta e tant'altro.
dovrebbe pure essere un edificio religioso qui a Den Haag. Certo, ce n'è. E il più importante è la cattedrale San Giacomo alle mie spalle. Purtroppo io l'ho trovata chiusa e mi tocca solo stare qui fuori e fare qualche immagine video. Ma se voi sarete più fortunati di me, mi raccomando, entrateci dentro e visitatela. Subito a fianco alla cattedrale troverete il vecchio municipio del 1561, è un bel esempio dell'architettura rinascimentale olandese. Pensavate che la giornata fosse finita? Invece no, adesso mi trovo a Delft, in 15 minuti di treno neanche, sono arrivato da Den Haag e adesso avrò un paio di ore per perdermi in mezzo ai vicoletti di questa fantastica città, chiamata anche Piccola Amsterdam. Ma è troppo bello questo viale principale con il canale che passa proprio in mezzo e queste casette tipiche tutte curate. Restaurant Milan Ciao Ciao, molto originale come nome direi. Viaggiatori, questa si chiama Oude Kerk, tradotto chiesa vecchia, è la chiesa più antica della città e il suo campanile che abbiamo ripreso prima è alto 75 metri. Non è stupendo? Che casa particolare alle mie spalle, piena di stemmi e di scudi. Ma cos'è? Ho letto la storia, sarebbe la storia di un tizio molto ricco in città che si è arricchito grazie alla tassa importata sulla birra, per cui possedeva il luppolo, la proprietà del luppolo e vendeva un sacco di birra, perché qua a Delft l'acqua era inquinata, quindi la gente beveva delle gran birre. E lui si è arricchito e così si fece una gran bella casa. Ed è la casa più antica di Delft. Ho letto che è del 1500. Mamma mia! Allora, questo è il municipio, tra l'altro bellissimo, guardate, non si notava nemmeno prima, e quello invece è il campanile e la chiesa nuova. Quindi nella città ci sono due chiese, la vecchia chiesa e la chiesa nuova. Guardate attentamente qua giù, si vedono un sacco di campane lì sopra, ma incredibile, mai vista sta roba qui. Vabbè, ma non potete capire, qui è Markt, la piazza centrale, da una parte la chiesa nuova e dall'altra parte il municipio. Poi le casette tipiche olandesi da un lato e dall'altro. Spettacolo puro, guardate, io sono venuto qua per un paio di orette, ma
veramente almeno mezza giornata, una giornata bisogna passarla, poi con calma ve la potrete godere meglio di me, perché comunque è bellissima Delft. Sapete una cosa? Den Haag, l'Aia, mi ha piacevolmente sorpreso. È stata un'esperienza diversa dalle altre, la vorrei quasi descrivere come aristocratica, non lo so. È ovvio che una giornata non basta, ma è una città che vale la pena di visitarla, ci sono tante cose da visitare, da vedere, tanti scorci, tanti monumenti, edifici, poi solo questo laghetto ne parla chiaro, troppo bello anche sedersi qui a riva e godersi il momento del tramontare del sole, troppo rilassante. E con questo concludo il video e vi chiedo il massimo vostro supporto con like, commenti, ormai lo sapete, e iscrivetevi al canale se foste ancora iscritti per non perdere le prossime pubblicazioni. Ciao!